Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale e di attivare anche la campanellina. Allora, parliamo un pochino di Adi, giusto che non lo facciamo mai perché, sai, qua non parliamo mai di nient'altro, quindi parliamo di Adi, ma soprattutto parliamo della sospensione per la mancata presentazione. Ve lo dico perché ci sono stati dei chiarimenti in merito proprio alla sospensione del beneficio, ok? Visto che in questi giorni c'è la fase dei pagamenti, eh, qualcuno si è ritrovato col beneficio sospeso. Quindi cosa succede? Che entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale bisogna andare al primo appuntamento presso i servizi sociali. Allora, cosa facciamo? Noi dobbiamo tornare un po' indietro negli anni, un po' nel 2024, perché sono andato a ripescare un vecchio messaggio dell'INPS del 2024, il 2132, che poi, eventualmente, se mi ricordo, vi lascio poi qui sotto in descrizione del video il collegamento diretto al messaggio, se mi ricordo, ok? E cosa succede? Che l'INPS fornisce indicazioni in merito all'obbligo di presentazione dei nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione ADI al primo appuntamento presso i servizi sociali. Allora, la presentazione, come già sappiamo, deve essere fatta entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, oppure in prima applicazione dalla comunicazione ai servizi sociali delle domande accolte. Nel mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni sono poi applicate le prime sospensioni del beneficio economico. Poi, a seguito della registrazione dell'avvenuto incontro da parte dei servizi sociali, nelle piattaforme a loro disposizione, perché loro hanno dei siti internet al quale accedere, cosa succede? Che l'erogazione della misura viene ripristinata con le mensilità già percepite, già dovute. Inoltre, dopo l'applicazione della sospensione, i nuclei familiari beneficiari possono presentarsi ai servizi sociali per registrare il primo incontro e dal primo rinnovo mensile dei pagamenti utile verrà ripresa l'erogazione della misura attenzione, corresponsione, in questo senso, anche delle mensilità arretrate. La registrazione dell'avvenuto incontro, che arriveranno dall'INPS entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni, saranno rielaborate per le disposizioni mensili di pagamento. Dicono inoltre che tutti i beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite come arretrato. Allora, io lo so che questo discorso è abbastanza complicato, però secondo me, se tornate un po' indietro nel video e ve lo riascoltate con calma un po' alla volta, si capisce tutto, perché detto così sembra un grande casino, ma in realtà cioè, non è un grande casino. Tra l'altro, una domanda che mi sorge così spontanea è: che cosa succede se non ti presenti all'incontro con i servizi sociali? Bella domanda. E, e allora è qui che c'è un problema, perché ricordatevi sempre che resta fermo il fatto che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei servizi sociali nel termine fissato senza un giustificato motivo decade dalla misura. E tra l'altro il giustificato motivo, io dico sempre, non è andare dal parrucchiere, non è andare a fare la spesa, non è andare a raccogliere le margherite nei prati. Cioè, un giustificato motivo deve essere un giustificato motivo, perché cioè, se uno deve presentarsi a un appuntamento e
dice, ah ma io dovevo andare a farmi le unghie da quello delle unghie, e quelli ti dicono, scusa ma cosa vuoi da me? Cioè le unghie possono un attimino aspettare. Ora, nell'altro argomento di oggi vediamo quali differenze ci sono tra CAF e patronato, perché ho notato ultimamente che ci sono persone che ancora non riescono a riconoscere bene la differenza tra i due, e quindi cosa succede? Che le persone tendono a confondere CAF e patronato e nella maggior parte dei casi vengono erroneamente confusi, o addirittura si pensa che questi due enti siano la stessa cosa, mentre diciamo che alla fine non è proprio così. La differenza tra CAF e patronato sono tante, tantissime, e nel video di oggi cerco, appunto in questa parte del video, cerco di spiegarvi brevemente di cosa si tratta, ok? Così almeno sapete un attimino regolarvi. Partiamo intanto da questo. Sono due enti molto differenti tra di loro e si occupano di pratiche e servizi diversi tra loro, e comunque tutti e due offrono un servizio di assistenza e di consulenza ai cittadini. E ricordatevi che questi servizi comunque devono essere pagati, perché, perché ci sono delle persone che lavorano e non è che sono lì a pettinare le bambole, quindi questi servizi devono essere pagati. Io capisco che la mentalità italiana è sempre quella di avere informazioni gratuite dappertutto, però un bel momento la gente deve anche mangiare, giusto? Giusto, perché i dipendenti dei cafi e dei patronati quando vanno a fare la spesa non è che dicono ah sai mi puoi dare la cosa gratis, quelli del supermercato gli rispondono aria a camminare, ok? Allora, detto questo, torniamo a noi. Partiamo dal CAF, diciamo che è quello più nominato dalle persone, tra l'altro è quello più nominato anche all'interno dei miei video, perché sono pratiche, diciamo, per la parte utilizzati, cioè video che parlano proprio di CAF. Allora, il CAF è un centro di assistenza fiscale e aiuta le persone in tutte quelle pratiche di carattere fiscale e amministrativo. Quindi diciamo che in una forma possiamo riassumerlo così: assistenza fiscale, compilazione e invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e pratiche che riguardano le tasse e le imposte da pagare. Sono sostanzialmente convenzionati con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS, ok? Il patronato invece è un ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro, cioè una cosa completamente diversa, che si occupa di servizi previdenziali. Quindi il patronato, anche qui, diciamo per farla breve, offre un servizio di assistenza e tutela dei diritti previdenziali e assistenziali dei cittadini, e si occupa anche dei rapporti tra il cittadino e gli enti previdenziali, quindi l'INPS, l'INAIL, l'ENASARCO, eccetera, eccetera. Ok? E i servizi offerti dai patronati di norma non sono a pagamento, di norma, attenzione, anche se ovviamente alcuni servizi e pratiche possono chiedere una tariffa, cioè il patronato può richiedere una tariffa a pagamento per svolgere il loro lavoro. Cioè, quindi, non so, se andate lì con una pila così di documenti e si devono fare tutte le fotocopie o devono scansionarli sul computer, cioè quel tempo, la carta per le fotocopie e tutto il resto deve essere pagata, perché anche lì non è che loro comprano la carta così, che cioè uno passava di là, tieni, qua c'è la carta. Non funziona così nella realtà, quindi, ok? Tra l'altro, per quanto riguarda il discorso del tariffario, in realtà non so se esiste un tariffario fisso minimo uguale per tutta l'Italia, perché essendo questo un mercato libero, per adesso, effettivamente sia il CAF che il patronato possono chiedere delle tariffe adeguate al loro servizio offerto, ok? Quindi in base a come
sono impostati, possono chiedere determinate cifre. Poi se avete altre domande, dubbi o questioni, lo sapete, o mi scrivete qua sotto nei messaggi, oppure mi contattate direttamente su WhatsApp. Per scrivermi e quant'altro andate nella pagina principale del mio canale, sotto il mio nome c'è un collegamento, voi cliccate su quel collegamento e da lì mi potete scrivere. Ricordatevi anche appunto che le mie opere non è che sono gratuite, voglio dire, non è che io vivo di aria, quindi sappiatevi regolare, ecco. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!